Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. È un po' che non ci vediamo e oggi torniamo con un argomento che ha attraversato tutti i video fino adesso. Chi era Paolo Diacono? Bentornati, è un po' che non ci vediamo. Nelle ultime settimane il canale è stato popolato da video diversi da quelli in cui chiacchiero con voi. Avrete visto le condivisioni legate all'intervista col podcast Storia d'Italia, lo trovate linkato nella community del canale della Fara. La settimana scorsa io e Nini, la vicepresidente, siamo stati intervistati dalla Radio Rai regionale per quanto riguarda la nostra sperimentazione come Fara e il villaggio longobardo sperimentale, la collaborazione col museo, con Archeoscuola. E quindi molti dei video sono stati dedicati a questi aspetti, a quelli ricostruttivi. Torniamo oggi con un argomento che è molto interessante per chiunque sia veramente appassionato al mondo longobardo, cioè chi era Paolo Diacono? Lo abbiamo citato in tutte le salse dall'inizio dei nostri video, abbiamo sempre detto che è la nostra fonte principale, ma non ci siamo mai presi la briga di approfondire chi fosse. Prima di iniziare, i ringraziamenti. Questa volta il ringraziamento più sentito va a Ivan. Ivan è un nostro follower e sostenitore, ma soprattutto un collega e un amico. È un ricostruttore danese che abbiamo conosciuto durante gli eventi a Upokrain, nel sud della Svezia, in Scania. È specializzato nel periodo Wendel, quello che potremmo definire con una ipersemplificazione la storia scandinava immediatamente precedente alla fase vichinga, e un grande appassionato del periodo delle migrazioni e dell'Italia. Ci sostiene da sempre, ad esempio commissionato a Nini, la nostra vicepresidente, nonché la nostra sarta, delle tuniche per se stesso per i suoi eventi, e in quanto nostro sostenitore ha ovviamente richiesto un video specifico di un argomento molto complesso che non vi spoilerò ora, ma che richiederà degli approfondimenti prima di essere realizzato. Comunque Ivan, non temere, non me lo sono dimenticato, me lo sono segnato e appena sarà pronto lo realizzeremo. Grazie mille per il tuo sostegno, grazie a quello ovviamente di tutti gli altri Patreon, e vi ricordo, chi ancora non lo fosse interessato, che potete appunto sostenere tutto quello che la Fara fa a livello sperimentale, divulgativo, diventando dei nostri Patreon, cioè dei mecenati. Vi lascio il link in descrizione del video e lo trovate nell'header della pagina YouTube. Ancora un appunto. Parlare oggi di Paolo Diacono è particolarmente collegato ai futuri avvenimenti della Fara. Chi fosse in regione, in Friuli, nei prossimi giorni, potrebbe venire a incontrarci al Tempietto Longobardo. Sabato prossimo, nel momento in cui sto registrando questo video, si realizzerà uno dei laboratori che fanno parte del percorso Cividarte, realizzato dal comune di Cividale in collaborazione con Archeoscuola e anche in alcuni casi con la Fara. In questo laboratorio in particolare verrà letta una narrazione realizzata dai ragazzi, dagli studenti del liceo classico Stellini di Udine ed incentrata sull'episodio di Romilda e dell'assedio avaro di Cividale d'inizio VII secolo. Oggi ci torneremo, vedrete. In questo caso il nostro aspetto ricostruttivo sarà più passivo che altro, pur restando a disposizione ovviamente per spiegazioni e approfondimenti. Accompagneremo cioè i ragazzi all'interno del complesso di Santa Maria in Valle, il monastero che ospita il Tempietto Longobardo e che un tempo era il Palazzo del Gastaldo Longobardo di Cividale, in diverse visioni di come l'episodio di Romilda e dell'assedio sia stato immaginato da questi ragazzi calandosi nei panni di un longobardo, di un avaro, di una donna longobarda, di un giovane guerriero, e noi saremo lì con le nostre ricostruzioni a fornire un impatto visivo di quello che i ragazzi raccontano. Se vi interessa, contattate l'ufficio turistico di Cividale, richiesta la prenotazione, sempre per questioni di sicurezza, distanziamento, eccetera, e l'evento si svolgerà appunto all'interno del tempietto. Bene, veniamo a noi. Parliamo di Paolo Diacono. Chi ha seguito i nostri video sa benissimo che Paolo Diacono è la nostra fonte principale. In particolare noi lo citiamo spesso a partire dall'Historia Longobardorum che abbiamo nell'edizione Schira, ma ce n'è ovviamente
decine di traduzioni negli ultimi decenni e secoli, è uno dei best seller dell'Alto Medioevo. Non abbiamo mai preso in considerazione però di dilungarci un pochino con voi su chi fosse questo Paolo Diacono. Allora, Paolo Diacono, come indica il soprannome, era un religioso di nome Paolo, che nasce fra 720 e 730 circa a Cividale del Friuli. Quindi era un longobardo friulano. Andrà a far parte di quell'elite di intellettuali che caratterizzeranno l'VIII secolo europeo, attraverso un percorso che lo vedrà sempre molto legato sia alla sua terra natia, di cui parlerà spesso nei suoi testi, sia poi ai grandi avvenimenti e alle grandi personalità del suo tempo. Paolo Diacono appunto è famoso per l'Historia Longobardorum, ma questa non è l'unica delle sue opere. A un certo punto segue il duca Ratchis da Cividale a Pavia, alla corte regia quindi, e qui resta anche sotto re Astolfo e finirà poi per diventare il maestro di Adalperga, figlia di Desiderio, ultimo re dei Longobardi, e seguirà lei poi nei ducati del sud, attraversando quindi tutta la storia longobarda dell'VIII secolo. A un certo punto, dopo la caduta del regno, lo ritroveremo nel regno dei Franchi. Come mai? Beh, è presto detto, anche se con alcune lacune, non siamo sicuri di alcune tempistiche né del perché siano passati tanti anni fra uno degli avvenimenti che sto per raccontarvi e quello successivo. Nel 774 il regno longobardo cade, sconfitto da Carlo, futuro Magno. Nel 776 l'ultimo duca longobardo del Friuli guida un'insurrezione insieme ad alcuni dei duchi del nord-est, dell'Austria longobarda, di cui abbiamo già parlato molto nei nostri video, ricordando come fossero sempre stati piuttosto indipendentisti, tradizionalisti, spesso una spina nel fianco per Pavia. E allo stesso modo, sotto il nuovo dominio franco, tentano un'insurrezione. L'insurrezione fallisce miseramente, erano anche solo una piccola parte, per quanto appunto molto agguerrita e probabilmente anche molto ben formata a livello militare, ma di un regno ormai già sconfitto che si scontrava contro la grande Franchia di Carlo Magno in crescita continua. Ecco che fra questi nobili longobardi c'è proprio il fratello di Paolo Diacono. Paolo, che definisce se stesso in realtà Paolo di Warnerfrido dal nome del padre, a un certo punto si trova quindi nelle condizioni di voler intercedere con il re Carlo per il destino del fratello incarcerato in seguito proprio a questa insurrezione. Quello che non è molto chiaro è come il passaggio fra il 776, l'anno dell'insurrezione, e il 781, l'anno della presenza di Paolo alla corte franca, venga lasciato scoperto da azioni almeno a noi note da parte di Paolo per intercedere verso il fratello. Alla corte di Carlo, Paolo entra all'interno di quella che è nota come la Scola Palatina, cioè il gruppo di intellettuali che circondava la corte futuro imperiale, e che era composta dai più grandi intellettuali dell'epoca, ricordiamo appunto sotto la guida di Alcuino di York, ma anche Paolino d'Aquileia, il noto grammatico da Pisa e figure di questo spessore. All'interno di questo contesto Paolo scrive una storia dei vescovi di Metz, quindi una storia ecclesiastica, ma che in realtà aveva un messaggio politico molto chiaro. Uno dei vescovi di Metz era uno degli antenati di Carlo e la narrazione che Paolo porta avanti serve proprio a legittimare il potere carolingio. Dobbiamo sempre ricordare che fino a 2 generazioni prima erano i Merovingi a comandare. Quindi la dinastia carolingia aveva tutto il suo interesse nel solidificare e rendere più stabili le basi su cui asseriva di meritare il potere che ora aveva. Ecco, a un certo punto, intorno al 789, Paolo tornerà in Italia
Sarà monaco a Monte Cassino in più fasi, rimarrà legato alla corte beneventana, ultimo baluardo di potere territoriale longobardo nella penisola italiana, sebbene in quella Longobardia minor tanto lontana dalla ormai estinta Longobardia Maior, ma che tanti legami aveva avuto invece proprio anche col ducato friulano. Non sappiamo se la sua Historia Langobardorum fosse dedicata proprio ad Adalperga e ai suoi studi, o se fosse dedicata come una captatio benevolenzie a Carlo Magno. In fondo Paolo, pur conoscendo gli avvenimenti della caduta del regno, si ferma nel descrivere la storia dei Longobardi quasi un trentennio prima, quindi tenendosi molto lontano dagli scontri che poi avrebbero portato alla caduta del regno. Rimangono tutte ipotesi. Quello che sappiamo è che era stata iniziata probabilmente intorno agli anni 70 dell'VIII secolo e doveva essere stata conclusa entro 799, data della morte di Paolo. Secondo alcuni critici è un'opera incompiuta e questo spiegherebbe la mancanza degli ultimi anni del regno. In realtà la struttura dell'opera e la sua lettura è fruibile e lascia intendere che sia un'opera completa e non monca. Resta comunque il fatto che su questi argomenti fior di studiosi hanno studiato, studiano e studieranno, e troverete una bibliografia sterminata riguardo ai lavori di Paolo Diacono. Ora però non so quanti fra voi che ci ascoltate abbiate mai letto l'Historia Longobardorum. Non molto tempo fa, ad agosto, eravamo al Museo Archeologico Nazionale di Cividale per festeggiare i suoi 205 anni e una signora ci ha chiesto delle letture, delle narrative su Paolo Diacono, sui Longobardi. Noi gli abbiamo consigliato ovviamente i romanzi più noti del compianto Salvador, ma lei chiedeva qualcosa dell'epoca, con una richiesta un po' confusa, narrativa, ma dell'epoca. Va bene, c'è Paolo Diacono. No, troppo difficile. Al di là del dialogo con la signora, devo ammettere che Paolo Diacono in traduzione non è per nulla difficile. Per essere una lettura vecchia di più di un millennio, è affascinante il modo in cui alcuni passaggi rispondano alle caratteristiche della narrativa che ancora oggi giudicheremo di successo. Per questo voglio leggervene un passaggio, però va prima contestualizzato. Ne abbiamo già parlato in alcuni video e già letto degli stralci, ma per chi non l'avesse visto, ovviamente questo è un materiale nuovo. Nel VII secolo, all'inizio del VII secolo, Cividale viene assediata dagli Avari, proprio l'episodio riraccontato dai ragazzi del liceo classico che accompagneremo sabato 17 dentro il tempietto longobardo. In questo assedio la città cade, non voglio spoilerarvi perché proprio vi invito a leggere l'Historia Longobardorum, ma fra le persone che risentono di questa caduta della città fortificata di Cividale c'è un antenato di Paolo. Sentiamo come ci racconta la sua personale vicenda umana di famiglia. A questo punto è necessario che io, che descrivo queste cose, interrompendo per un momento la storia generale, riferisca qualcosa sulla genealogia della mia famiglia e, poiché così richiede l'argomento, torni un po' indietro nell'ordine della narrazione. Nel tempo il cui popolo dei Longobardi venne dalla Pannonia in Italia, con essi era Leopichis, mio antenato, anche lui della stirpe dei Longobardi. Quando, dopo alcuni anni vissuti in Italia, concluse l'estremo giorno, lasciò 5 figli da lui generati, ancora fanciulli. Codesta bufera di prigionia di cui abbiamo parlato li coinvolse e li condusse via tutti da Cividale, esuli nella patria degli Avari. Avendo sopportato per molti anni in questa regione la misera sorte dei prigionieri, ed essendo ormai giunti all'età virile, 4, di cui non è ricordato il nome, rimasero nell'angustia della prigionia. Ma il quinto fratello, di nome Lopichis, che fu poi il nostro bisnonno, per ispirazione, crediamo, dell'autore della Misericordia, decise di scuotere da sé il giogo della prigionia e tentò di dirigersi alla volta dell'Italia, dove ricordava che risiedeva la gente longobarda, e di riacquistare i diritti che dà la libertà.
Messosi in cammino per tentare la fuga e portando con sé solo una faretra, un arco e un po' di cibo per il viaggio, senza sapere minimamente a dove dirigersi, gli si avvicinò un lupo, che gli divenne compagno di cammino e guida. Questi andava avanti a lui e di frequente si volgeva a guardarlo. E si fermava quando egli si fermava e proseguiva quando egli andava avanti. Cosicché il mio antenato comprese che gli era stato mandato da Dio per mostrargli il cammino che non conosceva. E proseguendo in questo viaggio, per diversi giorni nelle solitudini dei monti, al viaggiatore il pane, che già era scarso, venne a mancare del tutto. Continuando la sua strada digiuno, già sfinito e consunto dalla fame, tese il suo arco per uccidere il lupo e nutrirsene. Ma il lupo, prevedendo il colpo del feritore, si sottrasse alla sua vista. Dopo la scomparsa del lupo, non sapendo più dove dirigersi e per di più reso troppo debole dalla fame, disperando ormai di sopravvivere, si gettò a terra e si addormentò. E vide in un sogno un uomo che gli diceva queste parole: «Alzati, perché dormi? Prendi la via della parte verso cui hai piedi. Là infatti c'è l'Italia, verso cui ti dirigi». Allora, subito levatosi, cominciò a camminare nella direzione che gli era stata indicata in sogno. Né molto dopo giunse in un luogo abitato da uomini. C'era infatti in quei luoghi una dimora di slavi. Lo vide una donna, ormai vecchia, e subito capì che si trattava di un fuggiasco ed era malmesso per la mancanza di cibo. Spinta dalla compassione per lui, lo nascose in casa sua e in segreto gli somministrò a poco del cibo. Se gliene avesse dato a sazietà, gli avrebbe tolto la vita. Così lo nutrì, con misura, fino a quando, ripresosi, poté recuperare le forze. Quando lo vide in grado di camminare, gli diede delle provviste e gli indicò la strada da seguire. Entrato dopo diversi giorni in Italia, arrivò alla casa in cui era nato. Si trovava in tale stato di abbandono che non solo non aveva il tetto, ma era anche invasa da rovi e spine. Dopo che solo li ebbe tagliati, trovò un grande orno all'interno delle pareti e vi appese la faretra. In seguito, con doni di suoi parenti e amici, riedificò la casa, prese moglie, ma non poté riavere nulla di ciò che era stato di suo padre. Coloro che se ne erano appropriati fecero opposizione, adducendo il lungo periodo trascorso e la continuità del loro possesso. Questi, come dissi sopra, fu il mio bisnonno. Egli infatti generò mio nonno Arichis. Arichis generò mio padre Warnefrid, e Warnefrid, da sua moglie Teodolinda, ebbe me, Paolo, e mio fratello, Arichis, che prese il nome del nonno. Esposte queste poche cose della mia genealogia, torniamo sul sentiero della storia generale. Vi ho letto questo passaggio perché credo che sia uno dei più chiari per far capire quanto l'Historia Longobardorum sia alla portata di chiunque come lettura. Certo, non è un Oscar tascabile da sotto l'ombrellone, forse può essere letto a spizzichi e bocconi, un po' per volta, ma alcuni passaggi sono veramente emozionanti. E quanto c'è da dire su queste poche parole che abbiamo letto? Fior di studiosi si sono concentrati sulla figura del lupo, sull'uomo apparso in sogno, sull'orno della famiglia del Frassino che cresce al centro della casa abbandonata, sulla deposizione delle armi, la faretra, su questo orno. E hanno voluto vederci, e io concordo con loro, residui di una tradizione orale che era ancora paganeggiante. Il lupo mandato da Dio sembra molto poco cristiano, mentre il lupo mandato da uno degli dei sembra molto più coerente. La visione in sogno, l'albero che cresce al centro della casa e legato alle armi, pensiamo al frassino del mondo, all'albero del mondo nella mitologia germanico-scandinava. Ci sono tantissimi riferimenti che forse Paolo stesso non coglieva, ma che provenivano da una tradizione orale che era più antica di quella a cui lui adesso era appartenente, in quanto uomo di cultura, uomo di chiesa, ma nelle storie della sua gente
queste radici filtrano attraverso anche lo strato del suo stile oratorio così ben costruito. Ecco, spero che queste siano informazioni interessanti per voi, che sappiate qualcosina in più su Paolo Diacono. Vi lasciamo un po' di bibliografia in descrizione, ovviamente, e vi ricordo che chi fosse in zona può trovarci il 17 settembre dalle 17 alle 19 dentro il monastero di Santa Maria in Valle, ex Palazzo del Gastaldo di Longobardo di Cividale, dove troviamo il tempietto longobardo, per le letture dei racconti ispirati a Paolo Diacono dei ragazzi del Liceo Classico Stellini di Udine. A presto e mandi!